Cosa fai con le potature? Non mi dire che le bruci. In questo video ti faccio vedere perché non devi assolutamente bruciarle e in quanti modi ti possono essere utili. La prima ragione per cui non dobbiamo bruciare le nostre ramaglie è perché questa attività inquina tantissimo. Ci sono delle restrizioni legislative sulle bruciature delle ramaglie, ma comunque è ancora consentito. Possiamo fare ancora meglio di quanto non ci dica la legge, perché dobbiamo essere consapevoli che bruciando questi residui vegetali inquiniamo tantissimo. Accendendo roghi all'aperto si producono tantissime polveri sottili, in particolare i PM10, i PM2 e 5. Queste polveri sottilissime sono molto pericolose per le nostre vie respiratorie e sono anche causa di tumori, quindi non conviene davvero aumentare le emissioni in atmosfera. È vero che questo particolato lo produciamo in tanti altri modi, attraverso la combustione dei nostri motori, per esempio, nella produzione di energia elettrica. Le centrali hanno emissioni di questo tipo, altre produzioni industriali hanno questo tipo di emissioni, le nostre stufe domestiche possono produrre questo tipo di particolato, ma i roghi all'aperto incidono più di quanto non si pensi. Adesso arrivano anche i consigli utili su come utilizzare le potature, ma prima mettete un like. C'è uno studio greco che è andato a controllare proprio quanto incidono i roghi in quei territori particolarmente versati all'olivicoltura, quindi dove si producono tante potature, e si è visto che questo tipo di particolati salgono tantissimo di livello nei periodi invernali nelle zone dove si potano più olivi. Quindi questo tipo di polveri sottili hanno una grossa incidenza su tutto il bacino del Mediterraneo. La regione Lombardia ha diffuso dei dati veramente inquietanti. Un rogo di medie dimensioni produce tanti inquinanti quanto un comune di 1000 abitanti che si riscalda per 8 anni utilizzando il metano. E dobbiamo pensare che anche i roghi rituali, ad esempio quelli che si fanno proprio a gennaio per Sant'Antonio in diverse regioni d'Italia, hanno un grosso impatto sull'ambiente, sugli inquinanti in atmosfera. È stato verificato che nel comprensorio di Milano, nei giorni appunto di Sant'Antonio, le polveri sottili PM10 crescono tantissimo, addirittura arrivano a 8 volte i limiti di legge, proprio perché si sono accesi questi fuochi. Oltre a queste polveri fini, i roghi liberano in atmosfera molti altri inquinanti come il biossido di azoto, il monossido di carbonio, i composti organici volatili, il black carbon, che sono delle particelle molto fini di carbonio che causano un aumento delle patologie cardiopolmonari, a tante sostanze che danneggiano la nostra salute e anche l'ambiente. E poi accendere questi roghi è anche pericoloso, ci possono essere degli incidenti, ci si può bruciare per esempio, oppure le fiamme potrebbero partire e andare anche dove non abbiamo previsto. Tutta questa roba qua io mica la brucio. Infatti un modo per riutilizzare le ramaglie è quello proprio di lasciarle come sono a terra, creando dei cumuli in punti dove non danno fastidio. Loro si decomporranno lentamente, ma nel frattempo ospiteranno tantissima vita. Tutti i funghi che decompongono la lignina, gli insetti che appunto utilizzano proprio il legno come loro alimento, ma se avete un cumulo più grande può diventare anche un nido per qualche mammifero che ha bisogno di riparo. Ambiente protetto, no? Qua sotto magari fa un po' meno freddo che fuori. Vedi, ci sono queste palline bianche, probabilmente sono dei funghi. Ti la metti più a contatto con la terra, si decomporranno prima. Le lasciamo dove sono, in un punto dove non danno fastidio magari, e aspettiamo che si decompongono. Sotto si creerà un terriccio simile a quello del bosco alla fine, ci vorrà un po' di tempo. In alternativa a lasciare i cumuli a terra si possono triturare in vari modi. Si può utilizzare una trincia che passa direttamente sopra dei mucchi che avremo fatto di ramaglie. In questo modo lasciamo proprio a terra il legno, ma questa volta spezzettato, quindi a contatto con il suolo si decomporrà molto più facilmente, molto più rapidamente e tornerà a far parte della terra. Oppure si può utilizzare un biotrituratore. Questo è importante quando si ha per esempio del legno un po' più grande di diametro. In quel caso si ha proprio un cippato che si può utilizzare in vari modi. Può finire nel compost, può essere parte della nostra pacciamatura, ottima come pacciamatura sotto agli alberi, oppure lo possiamo utilizzare nei vialetti. Nei vialetti ha un effetto anche estetico molto bello.
Tutto questo mi sembra molto più utile che bruciare la legna nel campo. Cosa fare quando le ramaglie provengono da piante malate? Le possiamo comunque riutilizzare e lasciare nella terra o le dobbiamo per forza bruciare? Io direi che in questo caso è importante fare un discorso più ampio, un discorso di ecosistema. È molto più importante avere un suolo ricco e quindi delle piante forti che riescono a contrastare da sole la presenza di patogeni piuttosto che andare a cercare di sterilizzare tutto. Quindi sarà necessario bruciare dei resti vegetali soltanto in rari casi. Le potature sono utili per la riforestazione con il metodo dell'agricoltura sintropica. Questo metodo infatti prevede di potare insistentemente le piante che mettiamo a dimora per avere tanto materiale a terra che venga decomposto e che nutre i microrganismi del suolo. Ecco, noi possiamo accelerare e migliorare questo processo raccogliendo anche le potature in altri luoghi dove le piante sono già grandi. Diamo una spinta in più alla nostra riforestazione aggiungendo le nostre potature. Sarebbe proprio uno spreco bruciare tutto. Con le potature si creano proprio degli argini, dei cumuli che possono essere anche molto più alti di così, ho bisogno di altro materiale io, che proteggono le piante che facciamo crescere e allo stesso tempo appunto nutrono il suolo nel tempo, quindi hanno una doppia funzione molto importante. Ne approfitto anche per un breve aggiornamento sulla mia linea di agricoltura sintropica. Le cose stanno andando bene, il cumulo sta scendendo perché appunto c'è il processo di decomposizione in corso, è nato tutto il favino, quindi c'è già un bel po' di verde. Adesso le piante devono aspettare la primavera per ripartire, per vedere se sono attecchite. Di notte ci viene a trovare la volpe perché aggiungiamo anche dei residui, degli scarti organici e naturalmente gli animali selvatici vengono a controllare se c'è qualcosa di buono da mangiare. E in questo secchio c'è il biochar, che è un altro modo per utilizzare le vostre ramaglie. Quando non potete fare a meno di bruciarlo, almeno bruciamolo in modo da renderlo utile. Infatti il biochar è un materiale che può essere aggiunto al suolo, ha degli effetti benefici sulle coltivazioni, in genere si aggiunge insieme ad altra materia organica, ma su questo ci sono dei video di approfondimento già sul canale, quindi andate a vedere come utilizzarlo. Questo materiale può essere aggiunto al suolo, ha delle funzioni utili sulla struttura del terreno, aumenta anche la biodiversità perché stimola la presenza di microrganismi, ma serve soprattutto per stoccare carbonio appunto all'interno del suolo in maniera stabile, quindi lo sottraiamo dall'atmosfera riducendo questo effetto serra che ci sta creando tanti problemi. Un altro modo che mi piace tantissimo per utilizzare le potature sono le recinzioni. Si può utilizzare questo materiale secco che ha varie forme, dimensioni, natura per strutture che ci servono per esempio per difenderci dagli animali selvatici o per creare una zona di privacy. Quindi con un po' di fantasia e un bel po' di lavoro, in questo caso insomma il lavoro non è poco, si possono fare delle bellissime strutture. Il legno può essere intrecciato oppure si possono creare due linee di pali conficcati a terra all'interno dei quali mettere dei rami orizzontali. Ci sono tante soluzioni in base alla tipologia di materiale naturalmente che si ha, si ottengono altri benefici perché in questa siepe particolare possono trovare rifugio insetti utili, nello stesso tempo si avrà una decomposizione e quindi si creerà humus in basso e poi anche una protezione per il vento per i nostri ortaggi più delicati. Le strutture fatte con le potature di recupero possono essere di tutte le forme e dimensioni, anche piccoline come questa che ho creato io per contenere la mia Jugelkultur. Si possono fare delle strutture del genere anche per creare delle aiuole ricche di materia organica. Anche questo è fatto con delle potature di recupero, in questo caso sono dei pali un po' più grandi ma anche con rami più piccoli, cioè ci si organizza bene, si possono fare delle belle aiuole rialzate. Quindi è chiaro che bruciare le potature è veramente una follia perché si spreca una risorsa che può essere utilizzata in tantissimi modi. Fammi sapere tu come riutilizzi le potature e se per caso hai un vicino che ancora le brucia, fagli vedere questo video. Grazie e ci vediamo al prossimo, ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero.